questa è la storia di Pasquale, numero finito male. Allora, questo piccolo tratto io lo chiamo Stairway to Heaven, perché tu sali che sembra che sali verso il cielo, no? Poi a un certo punto si comincia a delineare un po' il paradiso, vedi? Siamo circa 20 km a sud di Napoli e di fronte abbiamo la penisola sorrentina, alias Costiera Amalfitana. Queste che voi vedete sono piante di caprettone radicate a talea, innaffiate nei primi 2 anni, e poi viene generata la pianta per autoradicazione praticamente. Sono l'unico che fa alberello sul Vesuvio, diciamo questo è un terreno molto ricco da questo punto di vista, quindi dal punto di vista minerale. Il problema è la sostanza organica, motivo per cui bisogna integrare il terreno con possibilmente una letamazione di fondo prima dell'impianto affinché il terreno poi abbia tutto quello di cui ha bisogno. Questo è l'accumulo di vinaccia e raspi che ho ottenuto dalla vendemmia, quindi li metto praticamente ad affinare, perché sotto c'ho del letame. Questa qua nello specifico è quella dello spasso, perché tu vedi che c'è vinaccia mista, bianca e rossa. Stiamo facendo delle riprese, Salvatore. Che grazie. Ti regalo questi tutti esotici. Azza, ma che hai fatto tu? Questa casa come si mangiano. Io sto poco qua. Poi io sto poco. Poi con il coltello, piano piano sotto a queste cose. Poi o dagli affetti, ma già io tengo sapore kiwi. Ma come si chiama? Melone cornuto. Melone cornuto. No, la lingua so, si chiama kitiwana. Blu blu blu. È vero che tu hai lavorato a Napa Valley? Sì. E cosa facevi là? Ho lavorato in cantina, facevamo il vino in questa azienda grande, molto bella, Cake Bread. Cake bread, ok, Sì, certo, ma... sì. Questo piccolo pezzetto, quello a fianco, per me diventano delle missioni da proteggere dalle varie cose, dalla spazzatura, dagli incendi. Cerchiamo di mantenere la bellezza innanzitutto e quindi di creare e mantenere la bellezza. Come dice qualcun altro nei Campi Flegrei, questi sono terreni strappati all'edilizia, no? Parafrasando Troisi, no? Allora io... No, perché quello ripeto, no, ma quello... non ci capite, allora, tu sai che Robertino domanda a Massimo Troise ma che i giovani fanno l'amore troppo. Perché dice, ma è vero che questi giovani fanno l'amore? Ma quante volte si può fare l'amore? E Massimo Troisi improvvisa. E dice no, una volta, no, però anche 2 volte, certe volte 3 volte, certe volte, però 4 volte ci deve essere l'amore. E io l'altra volta feci questa metafora perché è molto simile a quello che accade con chi studia l'enologia attraverso la scuola enologica, quindi attraverso le tecniche spiegate nella scuola enologica, dice la macerazione fa male. Dice, ma tu fai la macerazione, quante giorni, quante ore, quanti giorni? All'inizio faceva, no, 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni. E dice, ma io tu esci a che femmine, vai a rubare, capite? Questi ti mandano un manicomio. Cioè, allora, e dietro questo, che cosa c'è? C'è la faziosità, perché là c'è tutta una giostra che deve girare, sia chimico che di attrezzatura. C'è un business. Però io ti dico una cosa, sta vigna è un casino. Ma io faccio l'uva migliore su questa vigna qua. Dealing with the chaos, diciamo, no? Cioè, se riesci ad avere un rapporto con il caos, con il quale tu accetti il caos e riesci a dire, ok, io ho questa situazione, mo o ci combatto contro, oppure ci ho a che fare, e cerco di trarre... Oh, ma tu sai che riesci a fare delle cose più interessanti quando è così. Quindi il segreto molto spesso è dialogare con la propria vigna, dialogare anche con il caos della propria vigna. E io sono arrivato senza un trattore, con un motozappa e una zappa, cioè, allora c'era da impazzire. La prima volta che io ho potato qua, con l'impostazione che avevo prima, io le volevo tagliare tutte queste piante, perché non riuscivo a inquadrarle. Invece adesso faccio 2 tagli in maniera artistica, diciamo così, mo la faccio un po' più artistica, e va bene lo stesso, hai capito? Cioè, andiamo a campare, ma suonare la chitarra, ma bere una bottiglia di vino, cioè... A me va piace il blues e tutte le giorni a cantare, perché sono state zitte e mo mi vede mi sfoga. E Pasqua,
la ricetta, Gennasi la chiamata a 3-7, non sei proprio Yuga e fai vincere a chi si canta. The gypsy women told my mother before I was born, I got a boy's eye coming, it's gonna be son of a gun. Perché ti voglio amare.